Giotto di Bondone è stato l'artista che ha rivoluzionato il modo di concepire l'arte in Occidente. Per questo, se parliamo di arte italiana, non possiamo che cominciare con uno dei suoi capolavori. La Natività di Gesù fa parte del ciclo di affreschi conservati nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Il frate domenicano Beato Angelico considerava la pittura un atto di devozione. Si racconta infatti che realizzò la sua famosa crocifissione dipingendo inginocchiato in lacrime. Doveroso quindi inserire il suo affresco sulla Natività. L'opera è stata realizzata per decorare le stanze del convento di San Marco a Firenze. È probabile che l'artista si fece aiutare da altri nel completare il ciclo di affreschi del convento, vista la mole di lavoro. Piero della Francesca è uno degli artisti più interessanti dell'arte italiana. In questa Natività si possono notare alcuni elementi simbolici, come l'asino ragliante affiancato al coro degli angeli che inneggiano al Gesù bambino. Tale contrasto evidenzia la contrapposizione tra la volgarità terrena e la poesia celeste. La gazza appollaiata sulla tettoia è invece simbolo della follia umana, che già preannuncia la futura crocifissione di Cristo. La carriera artistica di Sandro Botticelli si può dividere in due parti. La prima quando a Firenze governavano i Medici e la seconda dall'avvento di Savonarola in poi. Se nella prima fase Botticelli è stato promotore degli ideali rinascimentali, nella seconda il pittore fiorentino diventa mistico, quasi completamente assuefatto alle tematiche sacre. Secondo alcuni storici, la Natività mistica è l'ultima opera realizzata dall'artista prima di abbandonare l'arte per sempre e vivere in povertà. L'opera è considerata mistica per i numerosi significati simbolici, che paiono collegare la nascita di Cristo al giudizio universale, che porterà alla riconciliazione degli uomini con Dio. Questo dipinto è una bellissima rappresentazione della Natività vista con gli occhi di Caravaggio. Ciò che colpisce è la resa realistica dei personaggi, rappresentati come individui poveri e umili, come dovevano apparire la notte di Natale San Giuseppe e Maria, in cerca di un posto dove dormire. La Madonna è rappresentata nella sua essenza terrena, come una madre stanca dopo il parto che ammira il proprio bambino. Purtroppo non è più possibile ammirare l'opera perché fu trafugata nel 1969 dall'oratorio di San Lorenzo, dove era custodita. È vero, Rubens non è italiano, ma abbiamo almeno 3 buone scuse per inserirlo in questa selezione di opere. Prima di tutto, la formazione artistica di Rubens avviene durante il suo lungo soggiorno in Italia. In secondo luogo, quest'opera fu realizzata per la chiesa San Filippo Neri di Fermo e pare essere un omaggio al suo contemporaneo Caravaggio. Inoltre non si poteva parlare di arte e Natale senza citare neanche un pittore fiammingo.